Dunque, vorrei provare a spiegarvi a parole delle cose che non è così facile spiegare a parole come le emozioni, perché il mio tentativo è quello di provare a spiegarvi perché un trekking da prima è diventato un grande sogno e poi si è trasformato in quello che sicuramente è il viaggio più bello che ho fatto nella mia vita. Vedete, io vado in montagna da quando sono nato praticamente e dal 2019 ho iniziato a fare dei trekking di più giorni e dei cammini. E camminando appunto ho scoperto che il viaggio lento è forse uno dei modi più belli per affrontare i viaggi. Per 2000 motivi, innanzitutto perché camminando appunto ed essendo lenti si ha la possibilità di scoprire al 100% quello che ci sta intorno. In macchina, in aereo, in nave, tutto ci passa di fianco velocemente e non riusciamo a cogliere tantissime cose, invece camminando, ma anche andando in bicicletta, più o meno il concetto è lo stesso, si riesce a cogliere molto di più di quello che abbiamo intorno, si amplifica un po' l'esperienza, ma soprattutto secondo me camminare ti concede due grandissime cose. La prima è quella di riuscire a instaurare dei rapporti con altri camminatori, con altri viaggiatori, e sono convinto che conoscere altre persone sia uno dei modi migliori per crescere a qualsiasi età. Avere degli scambi è sicuramente una cosa che arricchisce chiunque di noi, soprattutto se conosciamo persone magari molto diverse da noi. E l'altra cosa, secondo me, visto che sono appassionato più di trekking che di cammini magari in mezzo a zone abitate, è che si riesce a instaurare un rapporto con la natura decisamente più profondo, è quasi come un tornare alle nostre origini. Vivi tutti i giorni all'interno di situazioni che ti vengono messe davanti e sulle quali non hai assolutamente potere e hai solamente la tua attrezzatura a disposizione per poterle fronteggiare, senza parlare del fatto che appunto si può godere di ambienti belli, di ambienti sani, di ambienti puri, semplicemente camminando, e questa è una cosa sicuramente che è impagabile a mio modo di vedere. Un'altra cosa è che appunto stando in mezzo alla natura si allenano tantissimo l'accettazione e la gratitudine, e sono due cose che al giorno d'oggi secondo me sono state abbastanza messe da parte. Da quando ho iniziato a fare questi trekking ovviamente ho anche iniziato a fare molte più ricerche online sui posti da visitare, perché vi assicuro che una volta che iniziate a fare questo tipo di attività sarà come una droga, vorrete sempre avere qualcosa di nuovo da poter esplorare. E da subito uno dei posti che ha esercitato un grandissimo potere, una grandissima forza magnetica è stato il Torres del Paine nella Patagonia cilena. Io ora non so spiegarvi davvero razionalmente perché io ho da sempre desiderato così tanto questo posto, ma era una cosa fortissima, veramente inspiegabile. Vedere delle montagne così simili a quelle che ho sempre frequentato, ma dall'altro canto del tutto diverse, era una cosa che dovevo fare, dovevo vedere coi miei occhi. Dopodiché ho scoperto anche che all'interno del parco esistono i due circuiti, ovvero il circuito W e il circuito O, e soprattutto il circuito O che ti consente di fare il giro intorno al massiccio delle torri, e da lì è diventata un'ossessione. Io dovevo assolutamente arrivare a fare quel trekking, era una cosa che mi ero imposto e che avrei deciso che avrei fatto di tutto, veramente di tutto per arrivarci. Quindi le difficoltà di andarci dove erano? Perché ancora non avevo fatto questo viaggio? Perché ancora non ero partito? Beh, innanzitutto, molto banalmente, stiamo parlando di un posto che è dall'altra parte letteralmente del mondo, molto lontano dall'Italia, e quindi tutto quello che era legato a costi, logistica e altre cose organizzative comunque tendeva un po' a bloccarmi. In più io comunque non ho un passato da giramondo, non ho un bagaglio di esperienze già fatte, per cui sì, mi facevo spaventare da tutto quello che era l'organizzazione, da tutto quello che erano appunto i costi e da quello che avrei dovuto anche gestire qua a casa, quindi famiglia, lavoro e tutto quello che insomma sapete bene che sta dietro la vita di ognuno di noi. E quindi rimaneva un po' appunto un sogno, studiavo il percorso ma lo vedevo come una cosa lontanissima, ho guardato 1000 video online ma appunto la vedevo come una meta abbastanza irraggiungibile, e appunto ero molto incastrato nei miei dubbi, perché come ogni essere umano tendiamo a sabotarci da soli, ci facciamo grandi piani ma immediatamente ci creiamo anche subito grandi ostacoli nella nostra mente per andare e partire. A volte però nella vita arrivano delle situazioni abbastanza impreviste, come tutti voi che state guardando sicuramente
Ho avuto gioie e dolori nella mia vita, sia a livello economico, familiare, lavorativo, di tutti i tipi ovviamente. E la prima cosa che si fa quando arriva un problema solitamente qual è? Si prova a risolverlo, dopodiché si continua con la nostra vita e con le nostre abitudini. Io però qualche mese fa ho deciso che questa routine di causa-effetto, quindi problemi e tentativi di risoluzione, problema, tentativo di risoluzione e andare avanti senza cambiare niente, doveva essere interrotto. Ho avuto diverse situazioni che mi hanno portato a dire ok, adesso basta, fermiamo questa giostra e dedichiamoci a quello che vuoi veramente. E così ho deciso di prendermi un bel periodo di tempo per poter viaggiare, per poter vedere le cose che da tanto tempo sognavo di vedere. E provate a indovinare qual è stata la primissima cosa alla quale ho pensato. Ovviamente Torres del Paine, è stato il primo obiettivo che ho deciso di centrare e quindi ho iniziato un po' a pensare un po' di più al viaggio. In pratica era arrivato il momento di affrontare le paure che ho sempre avuto nei confronti di questa esperienza, metterle nero su bianco e voltarmi indietro e rendermi conto che, come sempre, quello che è nella nostra testa a volte è molto più grande di quello che è nella realtà. Il viaggio non l'ho affrontato da solo, perché con me è venuto Giacomo, che probabilmente è la persona che meglio mi conosce sui sentieri, nonché ovviamente uno dei miei migliori amici e la persona con la quale ho affrontato più esperienze in assoluto di questo genere. E quindi ho iniziato a proporgli quello che avevo in mente e abbiamo progettato completamente tutto il viaggio. Nel giro penso di 2 settimane abbiamo pianificato completamente tutto. Avendo tempo a disposizione e siccome ci stavamo muovendo verso una delle aree più belle del mondo, abbiamo deciso di dividere il viaggio in diverse tappe. La prima è stata a Buenos Aires, dove abbiamo passato i primi 3 giorni, dopodiché ci siamo spostati in basso, appunto verso la Patagonia, e il primo posto dove siamo stati è stato El Chaltén. E immagino che se nomino il Fitzroy o il Cerro Torre, so che tanti di voi sapranno di cosa sto parlando, e lì appunto volevamo dedicare le giornate a fare dei trekking giornalieri verso queste cime. Dopodiché siamo scesi al Calafate perché l'obiettivo era andare a visitare il Perito Moreno, che non è altro che il ghiacciaio più grande del mondo. Dopodiché da lì di nuovo verso sud, perché è arrivato finalmente il momento di andare a Torres del Paine. Nel parco avremo fatto 6 giorni, di cui qualche giorno in tenda e qualche giorno in rifugio, e qui invece abbiamo usato Puerto Natales come base d'appoggio sia prima che dopo il trekking, e da qui abbiamo preso l'aereo che ci ha portato poi a Santiago del Cile, un'altra capitale che ci tenevo tanto a vedere per capire il Sud America veramente com'è, e da qui poi siamo tornati in Italia. Totale del viaggio 24 giorni. Per affrontare invece le condizioni meteo paste della Patagonia mi sono affidato ancora al materiale e all'attrezzatura che ho usato negli ultimi anni. Questo perché fondamentalmente sì, è vero, le condizioni che avrei trovato sarebbero state un po' più toste rispetto a quello a cui sono abituato, diciamo che il volume sarebbe stato un po' più alto, però ho ritenuto giusto usare insomma materiale che si è sempre dimostrato affidabile e che è sempre stato molto giusto per le mie esigenze. Fra l'altro, da quando utilizzo un setup ultraleggero per questi cammini, per questi trekking, l'esperienza è cambiata radicalmente. Non ho più da portare con me chili e chili di zaino che amplificano solamente la fatica. Tutto quello che è materiale prettamente inutile non ce l'ho più, e quindi sono totalmente focalizzato sull'esperienza che sto facendo e non su oggetti che potrebbero risultare insomma una preoccupazione, e soprattutto il rischio infortuni è decisamente diminuito, e questa è una cosa che insomma libera molto la testa da altre preoccupazioni. E quindi, visto che questa esperienza era un'esperienza che volevo fortissimamente, ho detto continuiamo con l'attrezzatura che abbiamo sempre usato e così andiamo via tranquilli. Ma quindi partiamo dal principio, e cioè da Buenos Aires, la città dove le correnti appunto pare che tengono sempre buona l'aria sopra la città. La città che nel 1536 Pedro da Mendoza dedicò a Nostra Signora di Bonaria, protettrice dei naviganti. Praticamente un conquistatore spagnolo che dedica una città ad un culto della Sardegna. Già appena arrivati abbiamo capito subito quanto le influenze europee caratterizzassero questa città, ma quello che eravamo curiosi di vedere era il carattere sudamericano. Finalmente, dopo aver visto tanti video, tantissime cose online, un sacco di... siamo a Plaza de Mayo.
finalmente la piazza principale di Buenos Aires. Ovviamente qua è la piazza che adesso vi faccio vedere, dove qua per terra si sono disegnati i foulard delle mamme che venivano a reclamare i figli desaparecidos ai tempi della dittatura, e qua c'è la famosa Casa Rosada, che è di questo colore perché appunto nel tinteggiarla aggiungevano il sangue di bufalo, se non sbaglio, per dare questo colore. E essere qui in questo momento mi sta facendo capire dove sono finito. Devo dire che nel giro già di pochissimo, cioè di una giornata, abbiamo capito che ci sono dei posti super ricchi come questo, perché veramente sembra di essere negli Stati Uniti. Anche il quartiere che avevo fatto vedere prima è uno, diciamo, degli ultimi costruiti qua a Buenos Aires, dove ci abitano pochissime persone, perché in pochissimi si possono permettere gli appartamenti lì, e poi passi in posti come stamattina che siamo partiti col taxi, dove c'è la povertà più assoluta, c'è veramente lo schifo più totale. Però d'altronde Sud America si sa che non è che proprio abbondi la ricchezza, e il fatto è che li vedi nella stessa città, e anche magari mentre cammini per strada c'è businessman con la 24 ore e di fianco c'è il barbone che raccoglie qualcosa da terra e se lo mangia, tutto insieme, tutto mescolato. E devo dire che adesso che siamo passati da San Telmo e stiamo andando verso la Boca, è una zona di Buenos Aires che mi piace molto di più di quelle che abbiamo visto ieri. Adesso mi sento proprio in un'altra città, respira un'aria che è decisamente più autentica, più local. Mi è stato gentilmente consigliato da una carinissima poliziotta di mettere via la macchina fotografica, quindi adesso l'ho messa nello zaino così non si vede, perché mi ha detto a tenerla lì in giro, insomma potresti non avere delle belle sorprese. Ho detto perfetto, allora andiamo di cellulare, grazie.
finora questo quartiere è la cosa più bella e anche più pericolosa che abbiamo fatto. Che sì, c'è veramente il rischio di farsi fregare in qualsiasi minuto, però è veramente troppo bello, troppo bello. Beh, penso che il quartiere di Sant'Elmo e della Bocca siano stati veramente l'apice di tutto ciò che avrei potuto mai vedere di caratteristico in questa città. Il quartiere della Bocca poi con questo caminito, questa zona così colorata, fra l'altro la Bocca è un quartiere fondato da dei marinai liguri, quindi c'era anche un po' questo sentore d'Italia nell'aria, è stato veramente una parentesi fenomenale secondo me di questa città. In più qui, ancora più che nel resto di Buenos Aires, si percepisce quanto il calcio sia quasi una religione. Per tutta la città abbiamo sempre visto un sacco di persone indossare la maglia della nazionale di calcio piuttosto che di squadre argentine e non, ma qui alla Bocca, dove appunto si respira calcio dalla mattina alla sera perché è la sede di una delle squadre più famose del Sud America, che è il Boca Junior, e la Bombonera è lo stadio, diciamo, si dice sempre no, tra i più caldi del Sud America. Si respiri veramente un'atmosfera strana e capisci perché qui il calcio dia un sogno alle persone, qui capisci perché Maradona è Dios, qui capisci perché la nazionale ferma una nazione quando sta giocando, e solo venendo qua puoi capire realmente il perché ovviamente, essendo molto difficile la vita da queste parti, il calcio crea quell'illusione che per le persone ovviamente è fondamentale. Allora dimmi dopo 2 giorni di Buenos Aires. È un casino, figa però, tanto figa, molto europeizzata, avete capito? Marron, però bella, non da girare in tutte le zone, però quello che è turistico, tanta roba, però c'è del casino perennemente. Voilà. E fare l'attraversamento della strada più larga al mondo. L'altro c'è che ha appena proposto facciamolo senza semafori, no? Che livello pro. Ci sono un po' troppe corsie, è un po' troppo casino e un po' troppi autobus, che oramai mi sono innamorato di questi autobus perché sono veramente fighi. No, però veramente è gigante. Ma facciamo in tempo? No, fermo tu. Abbiamo gli ultimi 2, Ce l'abbiamo quasi fatta. 2 su 7, 6, non l'ho contato. 20 minuti che abbiamo attraversato. Sì, c'è verde. Fatto! 5 minuti per attraversarla. Il bello è che eravamo a Bond Street prima, cioè era un agglomerato di studi di tatuaggi, roba per piercing, roba molto gotica, cioè tutto un genere di ambiente. Adesso siamo finiti all'Ateneo, che è un ex teatro che è diventato libreria, quindi cioè, vanno di comune accordo noi due posti, proprio uguale, non cambia niente.
Comunque bello, proprio bello. Il teatro si vede che c'è, la libreria è infinita perché ci sono 6.000 titoli, è particolare. Certo che essere a Buenos Aires, nel quartiere Palermo, in Piazza Italia, con la statua di Garibaldi dietro, ti fa capire quanto l'Argentina sia anche un po' figlia nostra, no? Più o meno, circa. Adesso dove andiamo? Andiamo a vedere il Floralis generica. Floralis generica. Un fiore di metallo enorme. Andiamo. Oggi passiamo da argentino, italiano, giapponese, facciamo tutto oggi. Tutto nella stessa città, oggi ci sbizzarriamo. Comunque molto bello questo giardino giapponese, super turistico perché è una turistata allucinante, però ci sta. Bello quello. Quello è sparito. No, era bellissimo. Una bella carpa. Rossa. Sono anche le carpe ovviamente, quelle belle proprio, grosse. Questo è una di quelle cose che ci tenevo un sacco a vedere perché la figata è che è un fiore robotico e i petali si aprono e si chiudono e seguono il sole a seconda delle stagioni, a seconda della giornata, quindi ovviamente adesso è difficile da vedere lo spostamento perché ci mette un sacco, però è super affascinante e devo dire esteticamente anche molto molto figo. E c'è caldo però raga, c'è un caldo allucinante, veramente allucinante, poi noi che siamo abituati alle temperature invernali, mamma mia.
Buenos Aires mi ha ricordato tantissimo una vecchia signora che si trucca in maniera esagerata e si atteggia un po' da giovane per nascondere le rughe, per nascondere i vari acciacchi. È una città che sicuramente ha rialzato la testa tante volte, ma che puntualmente è stata ributtata giù, e questo lo noti nella vita di tutti i giorni degli argentini, lo vedi per le strade, insomma. È una città dove ci sono tantissimi contrasti, perché passi da camminare a Puerto Madero, che è un quartiere super moderno, alle vie invece del centro, dove ogni pochi metri vedi dei senza tetto, e la cosa triste è che dopo poche ore che sei lì sembra quasi la normalità. Quindi capisci proprio che le persone qua, insomma, non sempre arrivano a fine giornata in maniera tranquilla e serena, hanno sicuramente un sacco di problemi. Appena siamo arrivati in centro, la prima cosa che abbiamo notato sono questi personaggi che con i turisti cercano di fare il cambio peso argentino con dollari piuttosto che euro, perché ahimè il peso argentino ad ora non ha praticamente alcun valore, quindi cercano di, in maniera illegale ovviamente, di recuperare dollari e euro per avere qualcosa di più in tasca. Ci sono forze dell'ordine davanti a ogni banca, davanti a ogni hotel, davanti a tanti negozi per evitare, insomma, situazioni decisamente spiacevoli, ma al di là, insomma, delle problematiche che ci sono, come in tante altre città, è una città in cui davvero la mescolanza la fa da padrona. Le persone stesse, si vede in giro per le strade, sono mischiate tra discendenti di europei e discendenti di nativi americani, e forse è quello che caratterizza proprio questa città, perché sì, arrivi in Sud America, ma a tutti gli effetti ti trovi una città dall'accento fortemente europeo, e lo vedi nell'architettura, ma ovviamente, come vi dicevo, anche nelle persone. Quindi Buenos Aires mi è piaciuta tantissimo, ma avevo voglia di Patagonia, era ora di partire. E quindi abbiamo preso il nostro volo, che da Buenos Aires ci ha portati giù a El Calafate, e siamo arrivati praticamente in una situazione surreale, perché ci siamo spostati da una città a un posto dove gli spazi immensi la fanno da padrona, e tra la pampa e laghi enormi io ho una sensazione di piccolezza così forte, vi giuro che non l'ho mai provata. Stiamo facendo adesso il viaggio per arrivare a El Chaltén. Sto praticamente filmando da quando siamo partiti quello che c'è fuori, perché lo spazio immenso, vuoto, è indescrivibile. Poi ci stiamo esaltando con qualsiasi animale, perché abbiamo visto i primi guanacchi, i cavalli liberi. Cioè non abbiamo ancora iniziato, c'è già un mondo qua fuori che è pazzesco, pazzesco. Tra l'altro sono le 8:10 di sera, il sole è ancora lì, e ci sarà ancora più o meno un'oretta e mezza di viaggio prima di arrivare, e l'esaltazione è già a livelli astronomici. E poi a un certo punto ho voltato lo sguardo, e oltre il lago Viedma appare un profilo che nella tua testa è noto, ma solo perché hai visto già delle foto, però tutto d'un tratto diventa reale, ed è il Fitzroy.